Il caffè è una delle bevande più famose in tutta l'Italia. In ogni città italiana, le persone bevono il caffè ogni giorno. Per gli italiani, il caffè non è soltanto una semplice bevanda calda. Il caffè è un rito quotidiano e un momento sociale molto importante. Le persone bevono il caffè la mattina appena sveglie, per iniziare la giornata. Poi bevono il caffè a metà mattina durante una pausa dal lavoro. Molte persone bevono un altro caffè subito dopo il pranzo a casa o al ristorante. Infine, alcune persone bevono un caffè nel pomeriggio per avere nuova energia. In tutta l'Italia ci sono più di 100.000 bar aperti. In ogni strada di una città trovate almeno un bar con una macchina del caffè. Anche nei piccoli paesi di montagna c'è sempre un bar centrale nella piazza. Il bar è il luogo dove le persone si incontrano e parlano ogni giorno. Le persone vanno al bar per salutare gli amici e leggere i giornali. Il caffè unisce le persone giovani e le persone anziane in ogni momento. Ma come è iniziata questa grande passione per il caffè in Italia? La storia del caffè in Italia è una storia antica e molto interessante. Questa storia inizia molti secoli fa, con i viaggi dei mercanti sul mare. Oggi scopriamo insieme la storia completa del caffè in Italia. Vedremo come i mercanti hanno portato i primi chicchi scuri a Venezia. Vedremo come sono nati i primi caffè storici e i bar moderni. Capiremo perché gli italiani bevono il caffè in piedi al banco. Impareremo anche la bellissima tradizione napoletana del caffè sospeso. Infine, scopriremo i nomi e gli ingredienti di tutte le preparazioni più popolari. La pianta del caffè non nasce originariamente nel continente europeo. La pianta del caffè nasce in Africa, nella regione dell'Etiopia. In Etiopia le persone usavano le bacche di caffè già da molto tempo. Dall'Etiopia il caffè è arrivato nei paesi del Medio Oriente. In Arabia le persone hanno iniziato a tostare i chicchi di caffè. Tostare significa scaldare i chicchi con un fuoco forte e controllato. I chicchi tostati diventano scuri, duri e molto profumati. I mercanti arabi hanno creato una bevanda calda con la polvere dei chicchi. Nel XVI secolo la città di Venezia era un centro commerciale enorme. Venezia era una repubblica marinara ricca, potente e famosa nel mondo. I mercanti di Venezia viaggiavano con grandi navi in tutto il mare Mediterraneo. Le navi di Venezia andavano nei porti ricchi dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano si trovava nella regione dell'attuale Turchia e del Medio Oriente. Nei porti orientali i mercanti veneziani hanno visto questa bevanda nera e calda. I mercanti veneziani hanno assaggiato la nuova bevanda e hanno deciso di comprarla. Nel XVII secolo i mercanti hanno portato i primi sacchi di caffè a Venezia. L'anno preciso del primo arrivo è il 1570 circa. In quel periodo il caffè era una novità strana per i cittadini europei. In principio soltanto i medici e i farmacisti vendevano il caffè a Venezia. I medici vendevano il caffè dentro le farmacie come una medicina speciale. Il caffè era un prodotto molto costoso e raro sul mercato. Soltanto le famiglie più ricche e nobili potevano comprare il caffè. I medici dicevano che il caffè aiutava la digestione dopo i pasti abbondanti. I medici dicevano anche che il caffè aiutava la concentrazione dello studio. Tuttavia, alcune persone avevano molta paura di questa bevanda nera. Alcuni sacerdoti della Chiesa cattolica pensavano che il caffè era pericoloso. I sacerdoti chiamavano il caffè con il nome di bevanda del diavolo.
Essi dicevano che il caffè arrivava da paesi non cristiani e portava male. I sacerdoti hanno chiesto al Papa di proibire la vendita del caffè. Il Papa di quel periodo si chiamava Papa Clemente VIII. Papa Clemente VIII ha deciso di assaggiare la bevanda prima di prendere una decisione. I servitori del Papa hanno preparato una tazza di caffè caldo nel palazzo. Il Papa ha bevuto il caffè e ha trovato il sapore molto buono. Il Papa ha sorriso e ha detto che il caffè era delizioso. Papa Clemente VIII ha spiegato che era sbagliato proibire una bevanda così buona. Il Papa ha benedetto la bevanda del caffè con una preghiera ufficiale. Da quel momento il caffè è diventato del tutto legale per i cristiani. Tutte le persone potevano comprare e bere il caffè senza alcuna paura. La richiesta di caffè è cresciuta molto velocemente in tutta l'Italia. Con il grande successo della bevanda sono nati i primi locali pubblici. Nel 1645 è nata la prima vera bottega del caffè nella città di Venezia. I cittadini chiamavano questi primi locali con il nome di botteghe del caffè. Poco tempo dopo, anche altre città italiane hanno aperto le loro botteghe. Città come Torino, Milano, Firenze e Napoli hanno aperto molti locali. Nel XVIII secolo le botteghe del caffè erano presenti in ogni piazza importante. Nel 1720 è nato un caffè particolarmente famoso nella città di Venezia. Questo locale storico si chiama Caffè Florian. Il Caffè Florian si trova nella bellissima e famosa piazza San Marco. Il Caffè Florian è il locale da caffè più antico di tutta l'Italia. Questo locale è aperto ancora oggi dopo 300 anni di storia continua. Ogni anno migliaia di turisti visitano questo locale storico per bere un caffè. Nelle vecchie botteghe del caffè le persone non bevevano soltanto la bevanda. Le botteghe del caffè erano centri importanti di cultura e di politica. I grandi scrittori, i poeti e gli artisti andavano sempre nelle botteghe. I filosofi e i professori si sedevano alle sedie per discutere di idee. Essi parlavano di libri nuovi, di arte moderna e di scienze. Gli uomini di affari parlavano di commercio, di merci e di soldi. Nei caffè le persone potevano anche leggere i primi giornali stampati della storia. Molti giornali famosi di quel periodo hanno preso il nome proprio dal caffè. Ad esempio, un giornale molto importante di Milano si chiamava proprio Il Caffè. Questo giornale è stato fondato nel 1764 da intellettuali famosi. I caffè storici erano locali molto eleganti, caldi e confortevoli. Dentro i locali c'erano tavoli di marmo bianco e grandi specchi dorati. I camerieri servivano la bevanda in eleganti tazze di porcellana fine. Tuttavia, la preparazione del caffè in quel tempo era ancora molto lenta. Il caffè si preparava mettendo la polvere dentro l'acqua bollente. Bisognava aspettare molti minuti per avere una singola tazza di caffè. Nel XIX secolo la vita delle persone è cambiata con le fabbriche. Le persone lavoravano nelle città e avevano meno tempo libero durante il giorno. I lavoratori e i clienti avevano bisogno di un caffè preparato in modo rapido. Così gli inventori italiani hanno iniziato a cercare una soluzione tecnologica. Alla fine del XIX secolo è arrivata una grande innovazione. Gli inventori volevano creare una macchina per fare il caffè in pochi secondi. Nel 1884 un uomo della città di Torino ha fatto una invenzione fondamentale. Questo inventore si chiamava Angelo Moriondo.
Angelo Moriondo ha costruito la prima grande macchina per il caffè a vapore. La sua macchina usava la pressione del vapore dell'acqua calda. La macchina poteva preparare molte tazze di caffè in poco tempo per i clienti. Nel 1901, un altro inventore della città di Milano ha migliorato la macchina. Questo inventore si chiamava Luigi Bezzera. Luigi ha creato una macchina più piccola per fare singole tazze. La macchina spingeva l'acqua calda direttamente attraverso la polvere di caffè. Una tazza di caffè era pronta in circa 20 secondi soltanto. Nel 1905 un imprenditore di nome Desiderio Pavoni ha comprato questa invenzione. Desiderio Pavoni ha iniziato a produrre queste macchine dentro la sua fabbrica. La parola espresso nasce precisamente durante questo periodo storico. La parola espresso ha due significati importanti nella lingua italiana. Il primo significato è fatto sul momento per una singola persona. Il secondo significato è molto veloce, come un treno espresso. Tuttavia, le prime macchine a vapore avevano ancora un piccolo problema tecnico. Il vapore era troppo caldo e bruciava leggermente la polvere del caffè. Il caffè aveva spesso un sapore un poco amaro e di bruciato. Nel 1938 un barista della città di Milano ha cambiato la storia. Questo barista geniale si chiamava Achille Gaggia. Achille Gaggia ha inventato un sistema nuovo con una leva meccanica. La leva spingeva l'acqua calda sul caffè senza usare il vapore bollente. L'acqua calda passava ad alta pressione attraverso la polvere del caffè. Con questo metodo innovativo è nata una schiuma dorata sulla superficie. I clienti hanno visto per la prima volta la crema del caffè espresso. All'inizio i clienti erano sorpresi da questa crema di colore marrone chiaro. Achille Gaggia ha spiegato ai clienti che la crema era il segno della qualità. La crema mantiene tutti gli aromi e il calore dentro la tazza. Da quel giorno è nato l'espresso italiano moderno come lo conosciamo oggi. L'espresso italiano è diventato famoso in tutto il mondo per la sua crema. Con la nascita della macchina espresso, il modo di bere il caffè è cambiato. Prima le persone rimanevano sedute al tavolo per molto tempo. Ora l'espresso viene preparato e servito in soli 30 secondi. Così è nata la grande abitudine di bere il caffè al banco del bar. Il banco del bar è il lungo tavolo di legno o di metallo all'ingresso. I clienti entrano nel bar, ordinano il caffè e restano in piedi. Ci sono diverse ragioni pratiche per questa abitudine italiana. La prima ragione è la velocità della vita quotidiana moderna. Gli italiani bevono l'espresso in 2 o 3 sorsi veloci. Molte persone bevono l'espresso e finiscono la pausa in 2 minuti. Non serve sedersi a un tavolo per bere una tazza così piccola. La seconda ragione riguarda il prezzo economico del caffè. In Italia, bere il caffè al banco costa meno che sedersi al tavolo. Esiste una regola molto importante e precisa nei bar italiani. Se vi sedete a un tavolo, dovete pagare un costo di servizio aggiuntivo. Il servizio al tavolo costa di più perché il cameriere porta la tazza. Invece al banco il prezzo del caffè è molto basso e fisso per legge. Oggi un caffè espresso al banco costa in media tra l'1,20 e l'1,50, ma in alcune città o nei luoghi molto turistici può arrivare anche a prezzi più alti. Questa regola permette a tutti i cittadini di bere il caffè ogni giorno. La terza ragione è l'importanza della vita sociale nei quartieri. Al banco del bar le persone si trovano vicine una accanto all'altra. I clienti parlano con il barista di notizie, di meteo
e di sport. I clienti salutano i vicini di casa e i compagni di lavoro. Il banco del bar è un luogo di comunicazione aperta e democratica. Tutte le persone, ricche o povere, bevono lo stesso caffè allo stesso banco. Questo momento breve crea un forte senso di comunità in ogni città. In Italia non esiste soltanto un modo per preparare la bevanda. Gli italiani ordinano il caffè con molte varianti diverse al bar. Ogni cliente ha le sue preferenze personali quando parla con il barista. Il barista italiano conosce a memoria le preferenze dei clienti abituali. Impariamo adesso i nomi e gli ingredienti delle preparazioni più comuni. La preparazione di base è il semplice e classico caffè espresso. Quando chiedete semplicemente un caffè al bar, ricevete un espresso normale. Il caffè espresso viene servito dentro una tazza piccola di ceramica calda. Se desiderate un caffè ancora più piccolo, potete chiedere un caffè ristretto. Il caffè ristretto ha pochissima acqua e un sapore molto forte e denso. Se preferite un sapore meno concentrato, potete chiedere un caffè lungo. Nel caffè lungo la macchina mette più acqua calda dentro la tazza. Se avete bisogno di molta carica, esiste la possibilità del caffè doppio. Il caffè doppio contiene 2 dosi di espresso dentro una tazza più grande. Un'altra preparazione molto famosa in Italia è il caffè macchiato. Il caffè macchiato è un normale espresso con del latte aggiunto. Potete chiedere un macchiato caldo, con latte caldo o schiuma. Potete anche chiedere un macchiato freddo, con poche gocce di latte freddo. Il cappuccino è una bevanda conosciuta e amata in tutto il pianeta. Il cappuccino è fatto con un espresso e abbondante latte caldo montato. La schiuma del latte deve essere morbida, densa, lucida e bianca. Spesso, sopra la schiuma, il barista aggiunge una spolverata di cacao scuro. In Italia il cappuccino si beve quasi esclusivamente durante la mattina. Gli italiani bevono il cappuccino per colazione, insieme a un cornetto dolce. Gli italiani non bevono quasi mai il cappuccino dopo il pranzo o la cena. Essi pensano che il latte caldo dopo un pasto grande sia pesante per la pancia. Se desiderate una quantità maggiore di latte, potete chiedere un caffè latte. Il caffè latte ha molto latte caldo e soltanto una piccola dose di caffè. Per i mesi caldi dell'estate esiste la scelta del caffè freddo. Il barista versa l'espresso dentro un bicchiere con cubetti di ghiaccio. Un'altra fantastica opzione estiva è il famoso caffè shakerato. Il caffè shakerato si prepara mettendo espresso, ghiaccio e un poco di zucchero. Il barista agita gli ingredienti dentro uno shaker di metallo con forza. Il caffè shakerato viene poi servito dentro un elegante calice di vetro. In alcune regioni del nord Italia si beve spesso il caffè corretto. Il caffè corretto è un espresso con una goccia di liquore alcolico. Di solito per la correzione si usa la grappa oppure un liquore forte. Infine esiste il marocchino, nato in Piemonte nella città di Alessandria. Il marocchino è composto da espresso, cacao in polvere e schiuma di latte. Tutte queste varianti mostrano la grande ricchezza della tradizione del caffè. Non si può raccontare la storia del caffè senza parlare della città di Napoli. Napoli è la capitale mondiale per la cultura e la passione del caffè. A Napoli il caffè non è solo una bevanda, ma una vera filosofia di vita. In questa città il caffè ha un aroma molto intenso, scuro e forte. Per molti anni i napoletani hanno usato una caffettiera tradizionale speciale.
Questa caffettiera classica si chiama cucumella ed è fatta di metallo. La cucumella usa la forza di gravità per fare passare l'acqua calda. La preparazione con la cucumella richiede il giusto tempo e molta pazienza. Il barista serve sempre un bicchiere di acqua fresca prima del caffè. La persona beve l'acqua fresca prima per pulire la bocca e la lingua. In questo modo la lingua sente meglio il gusto completo del caffè. A Napoli è nata una tradizione di solidarietà molto famosa nel mondo. Questa abitudine speciale e bellissima si chiama caffè sospeso. La tradizione del caffè sospeso è nata molti anni fa nella città. Quando un cliente era felice per una bella notizia o un'occasione speciale, faceva un gesto generoso. Se il cliente vinceva dei soldi o festeggiava, pagava 2 caffè al bar. Il cliente beveva soltanto il suo caffè e lasciava il secondo caffè pagato. Questo secondo caffè rimanente era appunto il caffè sospeso per un altro. Quando una persona povera entrava nel bar, chiedeva se c'era un caffè sospeso. Se c'era un caffè sospeso, il barista serviva la tazza alla persona povera. La persona povera poteva bere un caffè caldo senza pagare nulla. Questo gesto era una forma di aiuto anonimo e di rispetto umano. Oggi la tradizione del caffè sospeso esiste ancora in molti bar italiani. Essa è diventata un simbolo importante di gentilezza tra i cittadini. Oltre ai bar, gli italiani amano preparare il caffè dentro la propria casa. Nel 1933 un imprenditore italiano ha inventato un oggetto davvero iconico. Questo inventore famoso si chiamava Alfonso Bialetti. Alfonso Bialetti ha creato la celebre caffettiera per casa chiamata Moka. La Moka è fatta di alluminio, con una caratteristica forma a 8 facce. La Moka funziona sfruttando la pressione del vapore sul fuoco della cucina. L'acqua nella parte bassa si scalda e sale attraverso il caffè macinato. La Moka produce un suono speciale quando il caffè sale nella parte alta. Quasi ogni famiglia italiana possiede almeno una Moka nella propria cucina. La mattina il profumo del caffè della Moka riempie le case italiane. Preparare la Moka è il primo gesto del mattino per milioni di persone. In conclusione, il caffè è una parte fondamentale della cultura italiana. Dal suo arrivo nel porto di Venezia fino alle macchine moderne ha fatto molta strada. Il caffè ha creato luoghi di incontro, storie d'amore e abitudini uniche. Bere un caffè in Italia significa prendere un piccolo momento di pausa felice. Bere un caffè significa anche condividere del tempo con un amico caro. Quando farete un viaggio in Italia, entrate con calma in un bar locale. Andate al banco con sicurezza e ordinate un caffè espresso al barista. In questo modo semplice vivrete una